Mai senza Monge Natural Super Premium. Le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. E rieccoci, ben ritrovati qua su Radio Rossonera, 29 maggio, lunedì 29 maggio del 2023, primo giorno della settimana, a poche ore da Juventus-Milan, che finisce 0-1, vince il Milan, gol di Giroud, e il Milan è di nuovo in Champions League per il terzo anno di fila, chiude quarto, forse terzo, vedremo la prossima settimana come andrà. Comunque il Milan è ancora una volta nella massima competizione europea, nonostante un campionato un po' così a marcia ridotta. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, dobbiamo essere contenti naturalmente di questa conferma in Champions League. Una stagione, l'hanno scritto tutti, i nostri giocatori, da Leao, Giroud, Tonali, insomma tutti hanno scritto è importante tornare, è importante esserci di nuovo in Champions in una stagione di alti e bassi. L'hanno scritto tutti. È abbastanza cioè, lo dicono i risultati stessi, che siamo andati un po' con up and down, a volte di partita in partita, a volte tra competizione e competizione, insomma. Va bene così, dai, ce le lasciamo un attimino alle spalle, in realtà ancora no, perché comunque poi quando la Lega Serie A deciderà, quando ci farà sapere, giocheremo la nostra partita col Verona e poi andremo in vacanza per il campionato, non per il mercato, che a quel punto si accende per davvero. Mercato che però, Henry, tra poco ne parliamo, vede già i primissimi colpi all'orizzonte, uno soprattutto col sollevante in tutti i sensi. Ma chiudiamo il discorso campionato parlando di quello che è successo ieri, velocissimi su Gazzetta dello Sport, Eurodiavolo e trionfo di Roglic. Parliamo dell'Eurodiavolo, grazie, che sono già C'è Olivier che li guarda, come dire. Come dire, se c'era Remco, probabilmente vinceva Remco. Vabbè, lasciamo stare, parliamo No, di... li fa festa, ma avverte, se vogliamo competere bisogna rinforzare la rosa. I bianconeri fischiati, Allegri dice, noi terzi sul campo. Se non c'era la penalizzazione, quindi una sorta di Nedved 2 la vendetta. Champions Milan, la Juve affonda, Pioli missione compiuta, Giroud piega i bianconeri, fischi per la signora. I rossoneri centrano l'obiettivo grazie al gol del francese, eccetera, eccetera. Insomma, questo è un pezzo di recap. Andrei sulle pagelle velocissime della gara, quelle qui, con un 7 a Pioli, 7 a Giroud, 7 a Calabria. Oddio, per l'assist, ok. Però se no dicevo, nessuno ha fatto una partita clamorosamente fantastica per prendere 7, però mi sembrava una partita mediamente per tutti tra il 6 e 6 e mezzo. A star buoni perché si è vinto, ecco. Sembra una partita sufficiente. Maignan 6 e mezzo, ciao 6 e mezzo, che si conferma veramente un buonissimo prospetto e già un ottimo calciatore. Tomori 6, che insomma, facciamo prima dire chi non ha preso 6, perché il resto sono tutti 6, tra Teo, Tonali, Messias, Diaz, Salmacher e compagnia. Gli unici due piccoli bocciati sono Rade Krunic e Raffaele Leao. Sì, Così. vabbè, cioè, va bene. Io non ho visto sta partita, cioè tra il 7 di Calabria e il 5 e mezzo di Krunic ce ne passa, secondo me. Cioè, nel senso, sì, ci sono dei voti che vengono dati perché comunque sempre Juve-Milan, c'è sempre un gol che pesa tanto, però è stata una partita veramente da 6, 6 e mezzo per tutti, ecco. Poi sì, da Leao contro Gatti potevi aspettarti magari qualcosina in più. Krunic è stato un po' pasticcione in certe situazioni, però da qui a dire che Calabria ha preso 7, Krunic 5 e mezzo, ecco. Secondo me ce ne passa, poi dopo va bene così. L'importante è che si è vinto, cioè onestamente dei voti oggi mi interessa poco. Ecco, mi interessa poco anche perché la stagione è finita. Dopo la prossima settimana, dopo la 38esima, magari daremo anche i nostri voti, faremo quel bel
classico pagellone di fine anno con tutti i protagonisti al talk che abbiamo sempre fatto, e quindi ecco, questi voti per me lasciano un po' il tempo che trovano. Sì, Come, è finita la stagione. esatto, come di fatto lascia un po' il tempo che trova, come dire, questo finale di stagione che, come dire, ti ha portato all'obiettivo minimo, però per questo motivo non ti deve né, come dire, elevare a potenza, cioè tu non hai fatto né una stagione fantasmagorica, anzi, né hai fatto una stagione iper disastrosa, ecco, perché non è che sei arrivato 12° e sei uscito ai gironi in Champions League, anzi, hai fatto una stagione di alti e bassi, molto bella in Champions, con tante cose da sistemare e non sufficienti in campionato, e da qui ripartiamo. Assolutamente sì, ripartiamo tra poco con il mercato, anche perché questa stagione ne ha conservate forse 2 o 3 all'interno insieme, perché va molto capita, interpretata e studiata questa stagione per tutto quello che ha messo insieme, perché c'è stato veramente di tutto, tra gli alti e i bassi, gli infortuni, i mercati di gennaio, i secondi portieri. È successo un Il crollo gennaio verticale, la ripresa, inspiegabile. il cambio La modulo. Esatto, la Champions League, che poi invece si è straniata dal percorso campionato, è andata bene, il campionato ancora balbettante. È successo veramente il gioco Delle in belle generale. partite vinte inizio anno, i big match È preparati successo bene. tantissimo, è veramente successo tantissimo. Va capito cosa è stato magari un po' più casuale, Esatto. cosa è un segnale, cosa è da confermare. E quindi bisogna molto interpretarla questa stagione. Non la interpreteremo molto invece per quanto riguarda il primo acquisto, perché ormai è praticamente quasi cosa fatta. Le cose fatte si fanno quando si firmano i contratti, ma tant'è, più o meno ci siamo, ovvero Daichi Kamada, che già si veste di rosso e nero, anche perché i colori sociali sono più o meno quelli dell'Eintracht. Dovrebbero andare a nozze le cose già dalla prossima settimana, anche perché prima fare le visite mentre ancora l'altra squadra sta giocando non è mai cosa bella, nonostante l'Eintracht che invece il campionato l'ha finito questo weekend. Il primo giocatore, il primo rinforzo, da capire dove, perché se giochiamo in un certo modo, cioè quello di adesso, più o meno fa il tre quarti, perché giocare a 2 in No, questo non può giocare Milan a 2, fa fatica. palesemente non può giocare a 2. In questo Milan soprattutto non può, cioè un conto giochi 4-4-2, ancora te lo può anche fare alla bisogna, ma in questo Milan fa il tre quarti, ma al Sì. massimo ti dirò, ogni tanto se vuol fare un pizzico all'esterno, ma al massimo, come lo facevano ai suoi tempi. Fa esattamente quello che faceva Krunic l'anno scorso, che sì, l'anno scorso, Bennacer in questa parte, diciamo dalle sfide col Napoli in poi, quello, perché Per me ancora, altrimenti il 4-3-3 può farti la mezzala, quello sì. ecco, ti dirò, riacquistiamo una sorta, adesso qualcuno sbiancherà, di Hakan Çalhanoğlu. C'è un È giocatore brutto da tattico. dire perché quel giocatore comunque ci sta un po' a tutti sui cosiddetti, però sì, cioè come tipologia sì, ecco, perché Riacquistiamo un è il centrocampista tattico, centrocampista bravo. offensivo, è il centrocampista offensivo, cioè non è il trequartista, non è la seconda punta messa in tre quarti, non è il mediano messo in tre quarti, è il centrocampista offensivo. Sì, esattamente. Questo è il primo, lo confermo un po' tutti, lo conferma Fabrizio Romano, ma insomma non ci sono grandissime novità su Daichi Kamada, se non che aspettiamo settimana prossima per i prossimi passi formali, come si diceva un tempo. No. E quindi da così lunedì prossimo diventeremo cosa? Ah, proprio lunedì si parte in pompa Lunedì, magna. sì, lunedì sì, beh, d'altronde Io devo finita la preparare le stagione. copertine nuove, bene. Finita la stagione diventa obbligo di riscatto, ma è ancora mattino Milan.
diciamo così, prime considerazioni su quanto magari il Milan potrà muoversi sul mercato. Qualche spiffero qua e là sussurra una cifra. Se l'anno scorso era intorno ai 40, 45, 46, più o meno, infatti non ci siamo discostati troppo, poi non è che hai quella cifra, lì muori o lì ti Puoi spendere fermi, un filo più, un filo meno. però più o meno il margine di manovra di quest'anno è intorno ai 70. Cioè Yeah! quello che, tolte le cessioni, viene dato a disposizione per investire. Poi Ah, puoi farti, diciamo così, qualche soldino in più cedendo i giocatori e raggranellando qualche spiccetto qua e là. è più dell'anno Oppure, scorso, oppure sarebbe impazzire e eventualmente... venderne uno. Metti. Sì, potresti rimanere a 70 se firmi a 0 Kamada e non ne butti 20 per Brahim, per le altre Già questo cose, aiuta. tipo. E quindi di questi 70 potresti mettere una buonissima parte per la punta, tra le altre cose. Potresti mettere una buona parte per un bel centrocampista. Potresti pensare, attraverso anche le cessioni, di fare qualcosa sull'esterno di destra. Insomma, il margine di manovra sarebbe un po' più dell'anno scorso, cosa che Mm. per me è abbastanza folle, se ci pensiamo, perché è vero che ce l'avevano detto, per investire, per tornare a certi livelli bisogna qualificarsi in Champions League tanti anni, tanti anni, tanti anni, questo è vero. Però nel calcio ci sono anche dei momenti, e l'anno scorso, dopo lo scudetto vinto, era il momento di premere un pochino sull'acceleratore. Non lo hai fatto e adesso ti ritrovi, le cose sono andate un po' così così questa stagione, adesso ti ritrovi a dover adesso un pochino più rimetterti in carreggiata spendendo un pochino di più. Sono contento, naturalmente, ci mancherebbe altro. Però ecco, forse hai sbagliato un po' il timing di questi 70 milioni. Però io sono fiducioso che quest'estate si impari un pochino dagli errori Mm. e si possa, tra virgolette, fare ciò che si deve fare, perché non è che dobbiamo comprare la punta perché abbiamo sto pallino in testa che non ci piace Olivier Giroud e quindi dobbiamo comprare. No, cioè, ci serve la punta. Non è che abbiamo il pallino in testa che Pobega e Krunic come terza e quarto giocatore non vanno benissimo e quindi sarebbe meglio comprare un centrocampista. No, servono due centrocampisti, se no non vai da nessuna parte. Quindi speriamo, dai, speriamo bene. Guarda, io ho una mezza idea di quello che farei, ma questa è più una mia idea più che una notizia, perché comunque ci sono dei giocatori che sono molto seguiti dal Milan. È innegabile che il Milan si sia preso un po', abbia preso un po' le misure a Loftus-Cheek, che il retropensiero su Milinkovic lo fa, al di là delle dichiarazioni di facciata lo fa, perché non puoi non farlo se c'è un giocatore del genere in queste condizioni di mercato, perché lo devi comunque considerare, Certo. così come devi considerare cosa fare davanti. Però con una settantina di milioni, se prendi Kamada a zero, e ti dirò, c'è anche un altro centrocampista a zero che intriga parecchio il È Milan. retrocesso, Che è giusto? retrocesso, sì. Che è retrocesso. Eh, che è un vecchio nome che ogni tanto gira sul mercato, saranno almeno 3-4 anni che viene accostato al Milan e non solo, ma in realtà in questo momento è forse più accostato alla Roma, ovvero quello di Yuri Tillemans. Vediamo un po' come andrà la faccenda, però se tu inizi Oddio, a c'è anche il sistemare, nome di Aouar a zero, che anche lui è vicino alla Roma. è andato quello, come sai, caro. Ma tutti la Roma li deve prendere a zero No, ma questi. infatti, No, ogni tanto uno no. no, infatti bisogna prendere almeno un altro parametro zero, perché la cifra che abbiamo detto è una buona cifra, ma non una cifra enorme se vuoi fare tutto quanto. E Certo. quindi un parametro zero lo porti a casa con Kamada, l'altro potresti portarlo a casa con Tielemans, che anche perché noi stiamo più o meno vedendo sul mercato tutti i nomi di mezzali.
all'incirca, dai Loftus-Cheek, i Kamada, i Milinkovic, i Frattesi e compagnia, ma a noi si è rotto Ismail Benasser e quindi abbiamo bisogno di un giocatore anche con qualche caratteristica un po' più di costruzione. Diciamo che Tielemans va più in questa direzione, non è proprio il mediano alla Benasser, Tielemans, però diciamo che si avvicina di più, ecco, si avvicina un po' di più a queste caratteristiche rispetto a Milinkovic, che è proprio la mezzala pura, che si butta dentro, che tiene le palle alte, che gioca più di inserimento che di impostazione, posto che Milinkovic, volendo, ha qualità anche per costruire, perché c'ha un piede che canta. Però ecco, sì, Tielemans va più verso queste caratteristiche. È retrocesso ieri perché Doucouré ha salvato l'Everton al 57esimo e quindi diventa un'occasione di mercato, ma non solo per il Milan, cioè diventa un'occasione di mercato per tutti, come tanti giocatori dell'Leicester, perché comunque l'Leicester è una squadra che sulla carta non doveva retrocedere, cioè si sono un pochino tirati giù da soli. Lo staremo a vedere, Enrico, ma andrà al mercato, domani si ricomincia, anche perché in realtà il Milan stesso per almeno altri 3 giorni non ci sarà, in realtà, perché fino a giovedì c'è riposo per quanto riguarda la prima squadra, torna ad allenarsi giovedì in vista della partita contro il Verona, sperando di giocare domenica a questo punto, perché se giochiamo sabato non so come faremo. Come mai questi 4 giorni di riposo? 4 sono? Sono 3, lunedì, martedì, mercoledì. 3 giorni di riposo. Per poi preparare la partita contro il Verona, anche se domani qualcosa potrà accadere. Siamo qui veramente come Mazzarri, dai. Domani dovrebbe accadere ciò che non è accaduto fine settimana scorsa. Forza. Vabbè, è inutile che facciamo i misteriosi, tanto c'è da fare una firma, non è che ci vale molto. Esatto, c'è Raffaele Auchi. 5,5 che figuriamoci. Esattamente. Domani dovrebbe andare in sede a mettere sto benedetto autografo. Caro Henry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritorniamo domani per Mattino Milan. Mi raccomando, lasciate like, qua sotto nei commenti dite la vostra sul mercato, su Juve Milan, sulla stagione, su tutto quello che volete, scriveteci un bel commento, iscrivetevi al canale, ragazzi, ma iscrivetevi. Ma io ho guardato le statistiche, il 40% di voi non è iscritto, vuol dire che o vi cercate Radio Rossonera, Mattino Milan, oppure vi entrate in questi video da altri video, ma se siete iscritti e attivate la campanella con le notifiche, vi arriva la notifica direttamente del video, cioè è una roba rapidissima. Quindi iscrivetevi, attivate la campanella, il commento e il like. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco con Chiama Milan alle 11, il lunch delle 13, il talk delle 16 e alle 19 c'è Filo Rossonero. Chiudiamo come sempre con la stanza di bottoni, essendo lunedì. Grazie a tutti. Mai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food